il Critone, ovvero di quel che si dee fare, dialogo filosofico di Platone. Nel silenzio dell'alba, in una cella della città di Atene, Socrate attende il proprio destino. Condannato a morte dopo il processo della città, il filosofo rimane calmo. La sua mente è rivolta alla giustizia e alla verità. L'amico Critone entra nella prigione prima che il sole sorga. Porta con sé una possibilità di fuga. Gli amici hanno preparato tutto. Il denaro è pronto. Le guardie possono essere convinte. Socrate potrebbe salvarsi, ma nasce una domanda che attraversa i secoli: è giusto salvare la propria vita disobbedendo alle leggi della propria città? Nel dialogo che segue, Platone ci conduce nel cuore della filosofia. Che cosa significa fare davvero ciò che è giusto? Socrate non sceglie la fuga, sceglie la coerenza, sceglie la giustizia, sceglie di restare fedele alla propria coscienza. Il Critone è uno dei dialoghi più intensi della filosofia antica, un'opera breve, ma capace di parlare ancora oggi alla mente e al cuore. Audiolibro prodotto e curato da Beneist, Onde Letterarie e Audiolibri. Buon ascolto. Capitolo primo. L'alba nella prigione. Oh, Critone, come va a quest'ora? Non è ancora mattino? Oh sì, Che ora è mai? è quasi alba. Mi maraviglio come il carceriere t'abbia lasciato entrare. È tanto che io ci vengo, che oramai egli mi s'è un poco domesticato. E poi gli ho fatto anche bene, E sei tu venuto ora, o è un pezzo? un gran pezzo, E perché non svegliarmi subito e ti sei posto a sedere al lato a me, in silenzio? perché neanche io, per Giove, vorrei stare a vegghiare con tanta tribolazione. E poi com'era incantato a guardarti come dormivi quieto. E non t'ho svegliato apposta acciocché ti passasse il tempo quanto esser può dolcemente. E tante volte, anche prima, considerando io la tua natura, ho detto nel cuore mio, come è felice. Ciò dico specialmente ora in questa tua sciagura, vedendo come la sopporti in pace, con una faccia serena. Critone, sarebbe una stonata pigliarsi collera a quest'età, se già si ha a morire. Altri pure ce n'è, Socrate, persone di anni come te e disgraziati. Ma l'età non toglie che non si accorino della lor sorte. È vero, ma perché sei venuto a così buona ora? O Socrate, per arrecarti una dolorosa novella. A te no, lo vedo, ma dolorosa e nera a me e a tutti i tuoi amici. Per me io sento che non ci reggo. Che è? È arrivata la nave da Delo, la quale come arriva io avrò a morire. Ancora no, ma io mi penso ch'ella abbia ad arrivare oggi, secondo che dicono alcuni venuti da Sunio, dove la lasciarono. Ah, dalle loro novelle è chiaro che oggi arriverà bene, e domani di necessità è che tu abbia a finire la tua vita. Note al capitolo primo. Socrate si trova in carcere ad Atene. È stato condannato a morte, ma la sentenza non può ancora essere eseguita. Si attende il ritorno della nave sacra da Delo. Finché quella nave non rientra nel porto, ad Atene nessuna esecuzione può avvenire. Durante questi giorni di attesa, gli amici di Socrate possono visitarlo nel carcere. Il carceriere ormai permette loro di passare molte ore con lui, conversando liberamente. Critone osserva con stupore la serenità di Socrate. Se fosse lui ad attendere la morte, dice, non troverebbe pace. Invece Socrate dorme tranquillo. Per Socrate, infatti, la vera disgrazia non è morire. Disgraziato è soltanto chi commette il male, non chi lo subisce. Critone comincia così a comprendere
che Socrate non teme davvero la morte. Quando la nave tornerà da Delo, sarà il segno che il giorno della sua esecuzione è arrivato. Capitolo secondo. L'angoscia dell'amico. In buona pace, o Critone, se così piace agli dii, così sia. Ma io non credo che arriverà oggi. Donde l'argomenti? Te lo dirò. Non ho io a morire il giorno appresso che sarà tornata la nave? Così dicono quelli che comandano in siffatte cose. Ora io non credo che arriverà oggi, ma domani. Ciò argomento da una certa visione che io ebbi in sogno poco fa, stanotte, e forse tu hai fatto bene a non risvegliarmi. Quale? Pareva a me di vedere una donna bella e d'avvenevoli forme, vestita di vestimenta bianche, la quale verso di me venendo mi chiamò. E così disse: O Socrate, al terzo dì perverrai alla zollosa Ftia. Che sogno strano. Ma chiaro, mi pare. Note al capitolo secondo. Socrate si considera interamente affidato agli dei. Per lui la vita e la morte non dipendono dagli uomini, ma dalla volontà divina. Egli vivrà finché piacerà agli dei. Nella vita di Socrate compaiono spesso segni che egli interpreta come avvisi divini. Visioni, sogni e voci interiori lo accompagnano e lo guidano nelle sue scelte. Socrate sente di essere sotto la protezione degli dei e di appartenere in qualche modo a loro. Per questo accoglie i loro segni con fiducia e vi obbedisce senza esitazione, anche nel carcere. Egli racconta di aver ricevuto un sogno che lo ammoniva con queste parole: Socrate, fa musica. Durante tutta la sua vita, inoltre, Socrate dice di essere stato guidato da un segno interiore, un genio tutelare, che egli chiama il suo demone. Questo segno non gli suggerisce che cosa fare, ma lo trattiene quando sta per compiere qualcosa di sbagliato. Così Socrate vive con la convinzione di essere guidato dagli dei e come un figlio fiducioso si abbandona alla loro volontà. Il sogno raccontato in questo capitolo contiene anche un riferimento poetico. Le parole rivolte a Socrate richiamano un verso dell'Iliade di Omero. Nel nono libro dell'Iliade, Achille dice che entro 3 giorni potrebbe tornare alla sua patria, Ftia, nella regione della Tessaglia. Allo stesso modo, nel sogno di Socrate, il viaggio verso Ftia diventa l'immagine di un altro ritorno, il ritorno dell'anima nel regno dei morti. Così Socrate interpreta quel sogno come un segno. Entro 3 giorni egli lascerà la vita e scenderà nell'Ade. Capitolo terzo. Il tempo che si avvicina. Per essere è chiaro. Ma va, o divino Socrate, dammi retta stavolta, salvati, che se muori tu sarà per me la più gran disgrazia ch'io avessi mai, perché oltre a perdere un amico quale io non ritroverò più, la gente, quelli che non ci conoscon bene, diranno che se io aveva voglia di metter fuori i danari, ti poteva campare e non l'ho fatto. Oh, si può essere più infamato che quando la gente crede che tu fai più conto dei danari che dell'amico? Perché i più non si faranno mai una ragione, che sei tu, che con tutta la ressa che ti facciamo noi, non te ne vuoi andar via di qua. Ma, beato uomo, che fa a noi ciò che si pispiglia dalla gente? I savi, ai quali noi si conviene avere l'occhio, crederan bene che l'hai andata come l'è andata. Intanto, lo vedi, bisogna mettersi pensiero dell'opinione del popolazzo. Il caso tuo dice chiaro che male ne può egli fare, e non poco, ma quanto immaginarsi possa al mondo, a un povero uomo addentato che è dalla calunnia. Oh, che bellezza se il popolo, come potesse far male, potesse fare altresì bene! Ma egli né può l'una cosa né l'altra, perciò che fare non ti può né savio né stolto, e quello che fa a casaccio. Note al capitolo terzo.
In questo capitolo emerge con grande chiarezza la figura di Critone. Critone ama sinceramente Socrate e teme profondamente la sua morte, ma insieme al dolore per l'amico compare anche un'altra preoccupazione, il giudizio della gente. Critone teme che il popolo pensi che gli amici di Socrate non abbiano fatto nulla per salvarlo. Teme che dicano che non hanno voluto spendere denaro per aiutarlo a fuggire, e questa possibile vergogna lo angoscia quasi quanto la morte dell'amico. Critone stesso trova difficile comprendere l'ostinazione di Socrate. Sa che esiste la possibilità di fuggire e che gli amici sono pronti ad aiutarlo, eppure Socrate non vuole approfittarne. Per Critone questo comportamento appare quasi incomprensibile. Socrate invece risponde con un principio che sarà fondamentale in tutto il dialogo. Non bisogna dare importanza all'opinione della folla. Bisogna ascoltare soltanto il giudizio di chi possiede veramente il sapere. Questa idea nasce anche dalla critica che Socrate rivolgeva ai sofisti. I sofisti sostenevano che, poiché gli uomini hanno opinioni diverse, ciascuno possiede in qualche modo la propria verità. Socrate invece afferma che non tutte le opinioni hanno lo stesso valore. Vi è differenza tra chi ragiona con saggezza e chi parla senza sapere. Per questo bisogna distinguere tra il giudizio dei sapienti e il chiacchierare degli stolti. Critone, però, guarda la situazione da un punto di vista più concreto. Egli pensa alle conseguenze reali delle parole della gente. Le calunnie del popolo possono fare molto male. Lo dimostra proprio il caso di Socrate, condannato anche a causa delle accuse diffuse contro di lui. Qui appare chiaramente la differenza tra i due amici. Critone guarda alle contingenze della vita. Socrate guarda prima di tutto al dovere e alla giustizia. Per Socrate il vero male non è morire. Il vero male è diventare ingiusti e perdere la propria sapienza. Il popolo può accusare, calunniare e perfino condannare a morte, ma non può togliere a un uomo il bene più grande, la saggezza. Capitolo quarto. La proposta di fuga. Sia pure, ma Socrate, forse che ti metti pensiero di me e degli altri amici, che uscendo tu di qua entro i calunniatori non ci molestino, dando voce che ti abbiam furato noi, tanto che poi noi fossimo costretti a perdere tutte le nostre sostanze, o se non altro molti danari, ovvero a patire per sopraggiunta alcuno guaio più grosso. Se hai questa paura, mandala a parte, inverocché egli è giusto che, per salvarti, noi ci mettiamo in questo pericolo, e anco in uno maggiore, se bisognasse. Va là, dammi bene retta, non far di tuo capo. Di questo mi metto pensiero io, e di tante altre cose. E di questo non ti dei metter pensiero, non hai da aver paura, che alla fine non domandan poi gran cosa quei tali che pigliano a scamparti e trarre fuori di qua. E poi, non vedi come si vendono a buon patto cotesti calunniatori, e che non c'è bisogno di molto denaro per turar loro la bocca? A te basterà quel che ho io, mi figuro. E se ti sa male che io spenda del mio, qui sono questi forestieri pronti a spendere del loro. E a questo fatto Simmia il Tebano se n'è messo al lato dei denari, e anco Cebete e assai altri son lì pronti. Dunque, questa paura non ti tenga che non ti salvi, e neanco la ragione che tu contavi in tribunale che uscito, cioè di Atene, non sapevi più che far di tua vita, perché fuori di qua sono molti luoghi, dove, se tu vai, ti porranno amore, e caso che tu voglia andare in Tessaglia, là c'è miei ospiti, che ti stimeranno assai, e procureran bene che tu viva sicuramente e non sii molestato da nessuno. Note al capitolo quarto.
Critone continua a cercare spiegazioni al comportamento di Socrate. Ai suoi occhi è quasi incomprensibile che un uomo condannato a morte non voglia salvarsi. Per questo immagina una ragione precisa. Pensa che Socrate non voglia fuggire per evitare imbarazzi o pericoli agli amici che lo aiuterebbero. Critone crede che Socrate si stia sacrificando per loro. Questa interpretazione rivela il modo semplice con cui Critone guarda alla vita. Per lui si rinuncia a un vantaggio soltanto per aiutare qualcun altro. Non riesce a concepire che un uomo possa agire per un dovere più alto, impersonale, che non riguarda l'interesse proprio né quello degli amici. Poi Critone introduce un altro argomento, molto concreto. La fuga, dice, non costerebbe nemmeno molto denaro, anzi, secondo lui, la spesa sarebbe minima. Quasi scherzosamente lascia intendere che, se il costo fosse troppo alto, forse bisognerebbe pensarci 2 volte. Ma salvare Socrate, a suo dire, costerebbe così poco che non esiste alcun vero ostacolo. Critone pensa anche che Socrate possa temere di pesare troppo sulle sue finanze. Per questo propone una soluzione semplice: dividere le spese tra gli amici. Tra coloro che sono pronti ad aiutare vengono ricordati anche 2 amici tebani, Simnia e Cebete. Questi 2 discepoli appariranno di nuovo nel dialogo Fedone, dove assisteranno agli ultimi momenti di Socrate. Platone, ricordandoli qui, rende omaggio alla loro generosità e alla loro devozione verso il maestro. Allo stesso tempo rende omaggio anche all'amicizia sincera di Critone, ma la grande arte di Platone fa emergere con chiarezza il carattere dei personaggi. Critone appare come un uomo affettuoso e leale, ma incapace di comprendere pienamente la missione di Socrate. Già durante il processo, Socrate aveva spiegato perché non avrebbe potuto vivere tranquillamente in esilio. La sua vita aveva un compito preciso: continuare a interrogare gli uomini, discutere della virtù e cercare la verità. Per Socrate una vita senza esame non è degna di essere vissuta. Se avesse lasciato Atene, sarebbe stato costretto a fare la stessa cosa anche altrove, e questo avrebbe provocato nuovi contrasti con le città che lo avrebbero ospitato. Per Socrate, infatti, la sua attività filosofica non era una scelta qualsiasi, era una missione divina. Critone, però, non coglie questo aspetto profondo e gli pensa che in Tessaglia Socrate potrebbe finalmente vivere tranquillo, senza discutere con nessuno. Ma proprio questo è impossibile. Per Socrate rinunciare alla ricerca della verità significherebbe rinunciare al senso stesso della sua vita. Capitolo V. Il giudizio degli altri. E poi, Socrate, non mi pare tu faccia bene a tradirti da te, potendoti salvare, e a procurarti quello che t'avrebbero procurato i tuoi nemici, e già te lo procurarono, poi che ti voglion morto. E oltre a ciò, tradisci i tuoi figliuoli, perché, potendoli nutricare tu e ammaestrare, li pianti e te ne parti abbandonandoli alla ventura, e incoglierà facilmente a loro quello che solito agli orfani nella loro orfanezza. Senti, o non sanno a fare figliuoli, o, una volta fatti, bisogna che uno s'arrovelli la vita per camparli e tirarli su alla meglio. Ora tu, mi pare, vuoi prendere il partito più comodo. No, tu hai a fare quel che farebbe un uomo da bene e virtuoso. Tu, specialmente, che dici non avere mai fatto altra cosa in tutti i dì di tua vita, se non curare la virtù. Mi si fa rossa la faccia, per te e per noi tuoi amici, che mi pare sia avvenuto per una tale nostra viltà questo brutto fatto. Voglio dire, aver lasciato avviare la lite in tribunale, da poi che tu,
potendo non comparirci, ci sei comparso, e averla lasciata andare come è andata. E in ultimo, di non aver saputo schivare cotesto scioglimento, che è come la parte giocosa, noi che non curammo di salvarti, e neanco tu poi, e potevamo assai bene, bastava ci fossimo dati un poco da fare. Bada, Socrate, che questa cosa, oltre al danno, non faccia vergogna a te e a noi. Su via, piglia un partito. Che non è più ora di pigliarlo, bisognava averlo già pigliato. Il partito è uno. Stanotte sia tutto fatto. Poco poco che s'indugi, l'hai finita. Non si può più. Socrate, dammi retta, per carità non voler fare a tuo modo. Note al capitolo quinto. In questo momento del dialogo Critone espone con sempre maggiore insistenza i suoi argomenti. Il primo è semplice e diretto. Socrate può salvarsi. Se non lo fa, secondo Critone, è come se si desse la morte da sé. Poi Critone introduce un argomento più emotivo. Parla dei figli di Socrate. Se Socrate muore, i figli resteranno orfani e cresceranno senza la guida del padre che avrebbe dovuto educarli. Per Critone questo è un dovere evidente. Chi mette al mondo dei figli deve prendersi cura di loro. Egli rimprovera quasi Socrate di contraddirsi. Ha sempre parlato di virtù, dice Critone, ma ora sembrerebbe rinunciare al suo primo dovere di padre. Critone aggiunge anche un argomento molto pratico. I custodi del carcere potrebbero essere facilmente corrotti. Con poco denaro si potrebbe organizzare la fuga. Infine ritorna la sua preoccupazione principale, la vergogna. Critone teme che la gente pensi che gli amici di Socrate non abbiano fatto abbastanza per salvarlo, e questa idea lo tormenta profondamente. Egli non riesce a comprendere davvero il comportamento di Socrate. Ai suoi occhi appare come una strana ostinazione, eppure dentro di sé Critone intuisce anche un'altra cosa. Conoscendo il carattere di Socrate, teme che nessuno riuscirà a fargli cambiare idea. Capitolo sesto. Il valore delle opinioni. Caro Critone, questo tuo amore è da pregiar molto. Se lo accompagna giustizia, se no, quanto più è grande, mi fa più pena. Badiamo dunque se questo che tu ti sia da fare o no, perché non solamente ora, ma sempre fui così fatto, che non ubbidisco dentro me a nessuno, salvo che alla ragione, quella, dico, la quale, pensandoci, mi paia esser la migliore, e le ragioni che io dicevo le altre volte non posso rigettarle ora, da che mi è toccata questa disgrazia, che son sempre quelle, e quelle medesime io onoro anche oggi, e ho in riverenza. E se non abbiamo al presente delle ragioni più forti, sappi che io non consentirò mai a quello che tu di, neanche se questo volgo strapotente mi spaventasse, come si fa ai fanciulli con ben altri modi più spaventevoli che non la carcere, la morte e lo spogliamento delle sostanze. Ora, come sa fare per considerar bene la cosa? Così, ripigliando quello che tu di delle opinioni, ed esaminando se si è o no detto giustamente tutte le volte, cioè che si ha a badare ad alcune opinioni e all'altre no. Ovvero, se prima si avea ragione a dire che bisognava che io morissi, ma che proprio ora s'è trovato che si disse così per dire, ma ella fu una sciocchezza veramente e una burla. Critone, io desidero esaminare in compagnia tua quelle ragioni. Se mai ci paressero, ora che io son così, mutate o le medesime, e rigettarle o ubbidire. Quei che le parole non le buttan fuori a caso, han sempre detto su per giù come diceva io, che delle opinioni degli uomini di alcune è da far grande estimazione, delle altre no. Per gli dii ciò non ti par detto bene, o Critone, tu, a ragione di uomo, sei fuor del pericolo che tu muoia domani, e non t'oscura agli occhi una disgrazia come la mia.
E però considera, se non ti par giusto dire, che non si ha da avere in onore tutte le opinioni degli uomini, ma quali sì, quali no. Che ne di tu? Ho ragione? Ragione. E però s'ha da avere in onore le buone, le cattive no. Sì. E buone non son quelle dei savi, e cattive quelle degli stolti? Come no? Note al capitolo sesto. Socrate risponde alle parole di Critone, riconoscendo il valore della sua amicizia. L'affetto di un amico è cosa preziosa, ma solo se è accompagnato dalla giustizia. Se invece nasce soltanto dall'emozione e non dalla riflessione, può portare a decisioni sbagliate. Socrate chiarisce subito quale sia il vero problema. Non bisogna chiedersi se una scelta sia utile o conveniente. Bisogna piuttosto domandarsi se quella scelta sia giusta oppure no. Socrate ricorda anche il principio che ha sempre guidato la sua vita. Egli non ha mai seguito l'opinione degli altri o la pressione della maggioranza. Ha sempre obbedito soltanto alla ragione che, dopo aver riflettuto, gli sembrava la migliore. Questo principio non cambia neppure ora che la situazione è diventata tragica. Il fatto che la conclusione della ragione conduca alla sua morte non è sufficiente per abbandonarla. Se Critone riuscisse a dimostrare con un ragionamento più forte che è giusto disobbedire alle leggi, Socrate sarebbe disposto ad ascoltarlo. Ma senza un ragionamento migliore, egli non può cambiare posizione. Socrate aggiunge poi un altro punto importante: la prigione, la morte o la perdita dei beni non sono i mali peggiori. Il vero male per lui è commettere ingiustizia e vivere contro la verità. Critone teme soprattutto il giudizio della gente. Ha paura che gli altri pensino che gli amici di Socrate non abbiano fatto abbastanza per salvarlo. Socrate però distingue tra le opinioni del popolo e i ragionamenti fondati sulla ragione. Non tutte le opinioni hanno lo stesso valore, alcune meritano attenzione, altre invece non devono guidare le nostre scelte. In particolare, Socrate sostiene che bisogna dare ascolto alle opinioni dei saggi. Le opinioni della maggioranza, invece, non sono sempre affidabili. A questo punto compare anche una sottile ironia socratica. Socrate dice a Critone che forse lui, essendo vicino alla morte, potrebbe avere la mente turbata. Per questo invita l'amico, che è più tranquillo, a esaminare con calma se i loro ragionamenti siano ancora validi. Così Socrate prepara il terreno per il ragionamento che svilupperà nel seguito del dialogo. Prima di decidere come agire, bisogna stabilire quali opinioni meritano davvero di essere seguite. Capitolo settimo. Vivere bene o semplicemente vivere. E in quest'altra parte era giusto il ragionamento? Dicevamo così noi, un che esercita il suo corpo, forse pone mente alla lode e al biasimo e all'opinione, d'ogni uomo purché sia, o di quello solo, che è medico o maestro di ginnastica. Di quello solo. Dunque egli ha a temere i biasimi e desiderare le lodi, di quello solo, e non di tutta la gente. È chiaro. E però egli ha a esercitare il suo corpo, e ha a mangiare, e bere e fare, insomma, a modo, di quello solo che è sopra ciò, e se ne intende, non già a modo degli altri, Vero. e disobbedendo a quello, e gli avvisi e le lodi sue, dispregiando e facendo reputazione delle lodi, della gente sciocca, non ne riceverà danno? Come no? E che è questo danno? E qual parte danneggia? Di colui che disobbedisce? Il danneggiato è il corpo, perché è d'esso che patisce. Tu udi bene, e così delle altre cose,
per non le stare ad annoverar tutte quante. È in fatto di giusto e di iniquo, di brutto e bello, di buono e cattivo, che è la cosa sopra la quale prendiamo consiglio. Ci conviene seguitare la opinione della gente, forse, ovvero di quello solo, che se ne intende se mai ci fosse, e più di quello aver paura e vergogna, che di tutti gli altri, Di quello. e non dando retta a lui, guasteremo quella parte di noi che prospera con la giustizia e va in fiore, ed è afflitta ed annichilata con la ingiustizia. Mi par vero a me. Note al capitolo 7. Il ragionamento continua. I savi sono pochi, gli ignoranti moltissimi. Ma non si deve seguire la moltitudine, bensì il giudizio dei savi. Socrate usa un paragone, come spesso ama fare nei suoi discorsi. Nella ginnastica si deve ascoltare il maestro competente, non gli spettatori. Se si segue la folla, il corpo viene danneggiato e peggiora. Allo stesso modo, nelle azioni morali è l'anima a subire danno. La malattia dell'anima è l'ingiustizia, che la indebolisce e degrada. La giustizia invece è forza, sanità e pienezza dello spirito. Questo è un principio centrale in Socrate, mai abbandonato da Platone. La virtù è vera potenza, mentre il vizio è debolezza dell'anima. Socrate capovolge i sofisti. Non è potente chi domina gli altri, ma chi domina se stesso, grazie alla giustizia e alla virtù. Il risultato è chiaro. Bisogna seguire chi conosce il bene, altrimenti l'anima si rovina e perde la sua integrità. Per Socrate, il vero scopo è salvare l'anima, rendendola virtuosa. La felicità futura deriva dalla virtù, non è il suo fine. Capitolo 8. Il principio della giustizia. Su via, e se l'altra parte di noi, che prospera per tutto ciò, che salutare e s'attrista e mortifica per tutto ciò che è nocevole, noi la guasteremo, per non dar retta alle persone intendenti. Guastata che è, si può più campare? Vedi che io intendo del corpo? Vedo e comprendo bene ciò che intendi dire. Di, si può campare con un corpo malato sfatto? Manco per sogno. Non sarebbe possibile vivere così. E si può campare poi, guastata che è e disfatta la parte di noi, alla quale fa danno la iniquità, e la giustizia fa giovamento? O reputiamo esser più vile cosa che il corpo questa parte di noi? Quale ella sia, dove la giustizia abita o la ingiustizia? Oh, tutt'altro. Essa non è affatto più vile del corpo. Ma più pregevole, dobbiamo forse considerarla tale? Di molto è assai più pregevole senza dubbio. Dunque, bravo uomo, non c'è da darsi pensiero di ciò che dice la gente, ma sì bene di ciò che dice. Colui che ha conoscimento del giusto e dello iniquo, di quello solo. Questo è il vero. Dunque non hai presa bene l'avviata, principiando a dire che bisogna badare all'opinione della gente in fatto di giusto, di bello e di buono, e dei loro contrari. Dirà alcuno, la gente è pure buona a uccidere. Altro se lo dirà, e molti lo sosterranno. È vero, ma questo ragionamento che si è rifatto ora mi par tal quale quando fu fatto l'altra volta. Mi par cioè che stia ritto. E guarda se sta anche ritto quest'altro, cioè che si ha a far grandissimo conto, non già del vivere, ma sì del viver bene. Sta ritto e non può essere negato. È questo che vivere bene e vivere onestamente è tutt'uno, sta o non sta ritto? Sta ritto ed è pienamente vero. Note al capitolo 8. Socrate riprende il paragone,
rendendo chiaro anche a Critone il senso. Se ascoltiamo gli ignoranti, roviniamo il corpo e non possiamo vivere. Allo stesso modo, commettendo ingiustizia, si ammala l'anima. E dunque bisogna temere questo male, più di ogni danno corporeo. Critone comprende e riconosce che l'anima vale più del corpo. Perciò bisogna evitare l'ingiustizia che la indebolisce e la distrugge. Qui il ragionamento cambia direzione e si fa più profondo. Socrate procede passo dopo passo, fondandosi su ciò che è già accettato. Se l'ingiustizia è male dell'anima, allora va evitata in ogni caso. Anche se questo significa subire ingiustizia senza reagire con altra ingiustizia. Meglio subire il male che corrompere la propria anima. Se non si può vivere restando giusti, allora si può anche morire. Perché non è il vivere il valore supremo, ma il vivere bene. E vivere bene significa vivere con giustizia, secondo onestà interiore. Questo principio sarà ripreso dagli stoici nella loro filosofia morale. La virtù resta l'unico vero bene, mentre il resto è secondario e fragile. Capitolo 9. Restare fedeli ai principi. Dunque, essendo noi di accordo in questo, rimane a considerare se è giusto che io tenti di uscire di qua, non dandomene gli ateniesi la licenza, ovvero se non è giusto, è caso che ci paia giusto, tentiamo, se no, lasciamo stare, perché quell'altre considerazioni, la spesa, il vociare della gente, i figliuoli che non c'è modo di camparli, son buone. Bada, per cotesto volgo leggero che ti uccide senza una ragione al mondo, e ucciso t'ha senza una ragione al mondo, potendo ti revocherebbe a vita. Ma noi, guarda se piuttosto non ci convenga esaminare, da che così richiede la ragione, se noi operiamo giustamente, pagando con danari e con ringraziamento coloro che mi traggon di qua. Se operiamo giustamente quelli ed io, quelli che mi traggono, e io che mi lascio trarre, ovvero se iniquamente, è caso ci paia che iniquamente, guarda se convenga, alla morte o a che altro di peggio ci possa cogliere. Restando qui con tranquillo animo, piuttosto non pensarci, che fare cosa ingiusta. Dirai bene, ma Socrate, bada, che fai? Badiamoci insieme, o buon uomo, e se tu hai modo di ribatter le mie ragioni, ribattimele pure, che io ti ubbidirò, se no lascia, beato uomo, di ricantarmi che bisogna che io mi parta di qua, a dispetto degli ateniesi, perché se l'ho a fare, vo farlo con il tuo consentimento, non con la tua riprovazione. Guarda se a pigliare di qua le mosse per questa disamina sta bene e come credi meglio, procura di rispondere alle mie domande. Procurerò bene. Note al capitolo 9. Si è stabilito che non bisogna mai commettere ingiustizia in nessun caso. Per questo la proposta di Critone va esaminata con rigore, chiedendosi se fuggire sia giusto, oppure no. Socrate seguirà solo la ragione, anche in questo momento decisivo. Il popolo appare incostante, prima condanna e poi si pente. Giudica senza piena consapevolezza e cambia facilmente opinione. Perciò non è guida affidabile nelle questioni di giustizia. Socrate distingue nettamente tra chi conosce il giusto e chi invece segue opinioni confuse e mutevoli. Il problema ora è chiaro, bisogna capire se la fuga sia un atto giusto oppure ingiusto. La gente comune obietta, temendo le conseguenze pratiche, come la perdita della vita o dei beni, ma non comprende che,
se un'azione è davvero giusta, non può mai essere un vero danno. Socrate richiama Critone alla coerenza con ciò che ha già ammesso. Bisogna seguire la ragione, senza separare teoria e pratica. E lo fa anche con ironia, chiedendo il suo consenso alla fuga. Infine, si afferma un principio decisivo, assoluto e senza eccezioni. Nessuna ingiustizia è mai lecita, nemmeno per reagire a un torto. Dunque Socrate non può violare le leggi, neppure se esse lo condannano ingiustamente. Capitolo 10. Il patto con la città. Diciamo che non sai in nessun modo a fare ingiustizia volontariamente, o in un modo si può e in un altro no, o il fare ingiustizia non è in nulla buono né bello, come detto in passato più d'una volta, e come io dicevo anche ora. Oh, che se ne siano belli andati in questi pochi dì, tutti quegli accordi di prima. Tanto che noi poveri vecchi è un pezzo che disputiamo tutti accigliati, non ci accorgendo d'esser proprio fanciulli? O la cosa sta pure così, come noi, si diceva allora. O che dica di sì la gente, o di no, o che ci tocchi di patire guai più grossi di questi, o più lievi, il fare ingiustizia è, a chi la fa, cosa laida secondo tutti i rispetti e malvagia? Lo diciamo. Dunque non sa fare ingiustizia per nessun modo, né chi ricevette ingiustizia può, come crede la gente, renderla alla sua volta, da poi che ingiustizia non si può fare, per nessun modo. Par di no. Ed è giusto, secondo che dice la gente, render male per male, o no? Non di sicuro. Perché il far male agli altri niente non differisce dal fare ingiustizia. Dici vero. Adunque non si deve rendere a nessuno ingiustizia per ingiustizia, male per male, qualch'ella sia la ingiuria che abbia ricevuto. Bada, Critone, tu forse non dici come pensi, perché io so bene che sono e saran pochi, quelli che la intendon così, e questi tali non possono aver consiglio insieme, con quei che la intendono diversamente, ma è di necessità che ragguardando essi, a loro divisamente contrari, si disprezzino. Però considera se tu con me sei d'un sentimento, e, volendo prendere noi un partito, appoggiamoci a questo principio, che mai non gli sta bene fare ingiustizia e neanco renderla, e contraccambiar male con male. O tu non la senti come me e rigetti questo principio? Per me, tanto l'ho pensata così da un pezzo, e la penso così anche al presente. Tu, se mai ti pare altrimenti, parla e insegnami, se poi sei rimasto saldo nell'opinione di prima. Sta a udire quello che segue. Son rimasto saldo io e la penso come te. Di pure. Ecco quello che segue, ma è meglio ch'io domandi, se l'hai conosciuta giusta una cosa, l'hai tu a fare, o tu puoi scansarti. La ho a fare. Note al capitolo 10. Socrate ricerca sempre principi universali, validi in ogni caso. L'ingiustizia non può essere talvolta buona e talvolta cattiva, ma è sempre male, senza eccezioni. Il suo metodo è rigoroso e procede solo con accordi condivisi. Non si avanza se prima non si è convenuto sul principio. I fanciulli cambiano opinione facilmente, senza stabilità nei giudizi. Ma chi ragiona seriamente non può contraddirsi senza motivo. Se si è ammesso che l'ingiustizia è turpe, non si può negarlo, nemmeno davanti alla morte. Da qui nasce una conseguenza decisiva, che si impone con forza. Non si deve mai rispondere al male con altro male, in nessuna circostanza. La violenza subita non giustifica la violenza restituita. Questo principio è radicale e profondamente innovativo.
ricorda l'insegnamento di offrire l'altra guancia e vincere il male col bene. Socrate ha vissuto sempre secondo questa idea, con coerenza totale. Ha accettato l'odio degli altri, senza mai rispondere con odio. Ha atteso la morte con serenità, senza tradire la giustizia. Meglio essere vittima che diventare ingiusti a propria volta. Chi segue principi opposti non può conciliarsi con questa visione. Nasce una divisione profonda tra chi crede nella forza e chi crede nella giustizia assoluta. Questa idea influenzerà intere civiltà, come quella cristiana. Infine, il principio si compie, diventando guida dell'azione. Se non si deve mai fare ingiustizia, allora Socrate non può fuggire, nemmeno per salvarsi da una condanna ingiusta. Capitolo 11. La voce delle leggi. Ora guarda più in là un poco, andandomene via di qua, e disobbedendo al comune, noi facciamo male ad alcuno, anzi a chi manco si converrebbe o no, e stiamo saldi nei principi di giustizia, nei quali ci siamo messi di accordo. Non posso rispondere a quello che domandi tu, che non intendo. Su via, guarda la cosa da questo lato. Se stando noi sulle mosse per fuggire di qua, la parola fuggire non ti piace? Di come vuoi. Ci venissero incontro le leggi e l'istesso comune personalmente, e, piantandoci in faccia, domandassero: Socrate, di a noi, che hai tu in mente di fare, credi tu fare altro con cotesta impresa, se non quanto è da te abbatter noi e la città tutta quanta? O ti pare egli possibile che stia ritta una città e non si sottovolti, dove le sentenze dei giudici non han valore e privati cittadini le fanno vane e calpestano? che risponderemo noi a questi e altri somiglianti rimproveri? Per certo ci sarebbe a ridire molto, specialmente se uno è retore, per discolparsi dell'aver conculcato la legge, la quale vuole che le sentenze abbiano loro effetto. O risponderemo che la città ci ha fatto oltraggio e ch'ella non ci ha giudicati secondo ragione. Risponderemmo così, o in altra maniera: Così per Giove. Note al capitolo 11. Socrate porta il discorso alla città, intesa come patria e fondamento della vita comune. Ricorda che non si deve fare torto a nessuno e che disobbedire alle leggi significherebbe colpire la patria stessa, madre e nutrice. Critone, come spesso accade, non comprende subito e resta in difficoltà davanti al ragionamento. Socrate allora introduce la celebre immagine delle leggi, che si fanno vive e parlano direttamente, per trattenerlo dalla fuga. Egli si riconosce figlio della città, cresciuto nel suo grembo e deciso a non abbandonarla, nemmeno di fronte alla morte. In questo discorso emerge un principio profondo. Le leggi esistono perché i cittadini obbediscono. Se vengono ignorate, perdono valore e con esse crolla l'ordine della città. Molti potrebbero trovare giustificazioni, con discorsi abili e difese ingegnose, per sottrarsi alle leggi. Ma questo significherebbe cercare cavilli e allontanarsi dalla verità. Resta allora il punto decisivo. Anche se la città ha agito ingiustamente, non è lecito rispondere con un'altra ingiustizia. Capitolo 12. L'educazione della città. ma ripiglierebbero le leggi alla loro volta. Questo, o Socrate, fu il patto fra noi e te? O per contrario, fu che tu dovessi accomodarti alle sentenze che proferirebbe il comune? E se ci maravigliassimo noi di questo loro parlare, elle seguiterebbero forse, cose dicendo: Non ti maravigliare, Socrate,
ma rispondi, da poi che anche tu hai in usanza di domandare e rispondere. Di che hai tu da rinfacciare a noi, che tu cerchi le vie di darci morte, non t'abbiamo noi dato vita? Imperocché per noi tuo padre prese moglie tua madre e ti ebbe messo al mondo. Orsù, parla schietto, tra noi leggi hai a fare tu alcuna riprensione a quelle ordinate ai matrimoni, parendoti che non vadan bene? Non ne ho a fare, risponderei io. E ne hai forse per le leggi sull'allevamento e ammaestramento dei fanciulli, secondo le quali leggi tu fosti allevato e ammaestrato, che elle non hanno fatto bene, comandando a tuo padre di addisciplinarti nella musica e nella ginnastica? Bene, risponderei io. E da che tu per cagion di noi fosti generato, allevato e ammaestrato, puoi dire che tu non sei nostro figliuolo e nostro servo, tu e i tuoi avoli? E se egli è così, credi che noi e tu abbiamo ugual diritto? E che sia giusto, qualunque cosa facciamo noi a te, che tu la rifaccia anco a noi? O laddove tu non avevi ugual diritto in verso tuo padre o il tuo padrone, se mai avuto lo avessi, sì che quel che pativi tu potessi farlo patire a loro, e rampognato rampognare, percosso percuotere, e così via dicendo, fra patria poi e leggi da una parte e te dall'altra, la cosa vada diversamente, sì che se noi ci apparecchiamo a ucciderti, reputando ciò giusto, e tu anche alla tua volta a tutto tuo potere ti apparecchi a uccidere noi leggi e la patria, e, facendo così, dici di far cosa giusta, e tu lo dici, il custode della virtù? O sei tanto sapiente che non sai che, più che il padre, la madre e tutti gli altri congiunti, è da onorare la patria, e che ella è venerabile e santa più di tutti e più in luogo alto appresso agli dii e appresso agli uomini sani d'intelletto, e che si deve essere verso lei riverenti e umili più che non verso il padre, e carezzarla fosse anche aspra con noi, e che quel ch'ella comanda si dee fare volenterosamente, e se alcuna cosa vuole che noi patiamo, patir si dee senza fiatare, e se ci vuole anche battere o gittarci in carcere o menarci in guerra, esser feriti o morti, sa a inchinare il capo, è giusto e non sa abbalenare, non ritrarsi, non abbandonar le ordinanze, e in guerra e in tribunale, e in ogni dove, sa fare tutto ciò che dice la patria. O, al più, se ciò ch'ella domanda non ci par giusto, persuaderla con maniere dolci, ma far violenza non è santa cosa, né a farla al padre né alla madre, e tanto più alla patria. Che risponderemo, Critone, a queste ragioni? Risponderemo che le leggi dicono vero o no? Dicono vero, mi pare. Note al capitolo 12. Socrate richiama l'idea di un patto tacito che lega ogni cittadino alla propria città. Restando nella patria, si accettano ogni giorno le sue leggi, riconoscendole come giuste. Le leggi vengono immaginate come vive, capaci di parlare e dialogare, secondo lo stesso metodo di Socrate. Esse ricordano di aver dato ai cittadini vita legittima attraverso l'ordine dei matrimoni e della nascita, e di aver guidato la loro educazione nella musica e nella ginnastica, secondo l'uso della città. Socrate viene così richiamato al suo ruolo, quello di custode della virtù, che ha sostenuto per tutta la vita. La sua coerenza appare anche nelle azioni, in guerra come in tribunale, dove ha sempre rispettato la legge, anche a rischio della vita. Egli non ha mai scelto la via più facile, ma quella che riteneva giusta, anche contro la maggioranza. Ora, di fronte alla condanna, non può tradire ciò che ha sempre difeso,
cercando scuse o sotterfugi. La patria è per lui come un padre e una madre, ma ancora più sacra e degna di rispetto. Per questo anche un'ingiustizia non può essere restituita con un'altra ingiustizia, ma deve essere accettata. Capitolo 13. Obbedienza o persuasione. E poi mi penso che direbbero così. Socrate, guarda ora se diciamo vero, che tu ci fai oltraggio facendo quello che ti disponi a fare, perciò che noi, dopo averti generato, nutricato e ammaestrato, e messo insieme con gli altri a parte di tutti i beni, secondo che potevamo, t'avvisammo innanzi, e, come te, così similmente ogni ateniese pervenuto, che in età d'esser cittadino e preso che ha contezza dei costumi della città e di noi leggi, t'avvisammo che caso non ti garbiamo, noi ti diamo la licenza di torre teco tutta la tua roba e andartene dove ti piace, perché nessuna di noi leggi vieta e impedisce ad alcun di voi ateniesi che non se ne vada in alcuna colonia, se mai è scontento di noi e della città, e non si tramuti dove che sia, portando con sé le cose sue. Dunque, se un di voi rimane in Atene, dopo che veduto ha il modo come noi definiamo le liti e governiamo le altre faccende del comune, egli, diciamo, coi fatti s'è già obbligato verso noi a far quello che gli comandiamo, e, non obbedendo, diciamo che egli ci fa villania in 3 maniere. La prima, che non ubbidisce a noi che gli fummo madri. La seconda, che non ubbidisce a noi che gli fummo balie. La terza, che non ubbidisce dopo che promesso avea di ubbidire, e non cura neanche, caso che noi falliamo, di chiarircene per via di ragioni, e avendogli proposto benignamente, non già comandato con asprezza, d'osservare tutto ciò che noi ingiungiamo, e lasciato in sua balia o di aprirci gli occhi sui nostri falli o di ubbidire, egli né fa una cosa né l'altra. Note al capitolo 13. Chi sceglie di restare nella propria città, pur potendo andarsene, accetta volontariamente le sue leggi. È una scelta silenziosa, ma continua, che si rinnova ogni giorno con la vita stessa. Socrate ha vissuto così, cercando sempre di aprire gli occhi ai suoi concittadini, guidandoli verso la verità. Ma ora, di fronte al comando della sua città, non si sottrae e accetta ciò che gli viene imposto. Come un figlio verso i genitori, egli rimane fedele, anche quando il prezzo è la vita. Capitolo 14. Le conseguenze della fuga. Vedi, Socrate, son queste dunque, te lo diciamo noi, le colpe che graveranno sopra te, se fai quello che tu hai in mente, e non graverà meno, ma più che non su qualsivoglia altro ateniese, E se io rispondessi perché? perché questo mi rinfaccerebbero. Ha ragione forse io più che gli altri mi fui accordato con loro in questi patti, e abbiamo grandi prove. Direbbero che ti piacevamo noi e la città, imperocché non ti stavi in questa città più che niuno ateniese non facesse giammai, se ella non faceva più a te che agli altri. Invero, non sei mai uscito fuori della città per la bramosia di vedere spettacoli, salvo la volta che sei andato all'Istmo, ma non sei andato mai altrove, eccetto come soldato in caso di guerra, né hai fatto mai alcun viaggio come gli altri uomini, né mai ti prese vaghezza di vedere altre città né altre leggi. Ma noi e questa città ti bastavamo, tanto ci amavi, e t'eri già acconciato a far vita secondo noi. E poi qui tu hai fatto figliuoli, qui, perché ti piaceva la città.
ancora in quel che si faceva il giudizio. T'era lecito per penitenza prendere da te lo andare in esilio, e ciò che ti disponi ora a fare a dispetto della città, potevi fare tu allora col suo consentimento. Ma allora ti facevi bello, dando vista di non pigliartene all'idea che bisognasse morire, anzi, dicevi meglio voler la morte che l'esilio, ed ora non arrossisci di quei vantamenti, e non ti cale di noi leggi, da poi che tenti di abbatterci, e non altrimenti fai, che al modo che farebbe uno schiavo vilissimo, ingegnandoti di scappare contro i patti e gli accordi di fare vita con noi. Va, la prima cosa rispondi, diciamo noi vero, che tu avevi fatto l'accordo, a opere, non a parole, di regolare secondo noi la tua vita? O non diciamo vero? A questo, o Critone, che risponderemo, se non che l'accordo fu fatto? Di necessità, o Socrate. E seguitando direbbero così poi. Che altro fai tu ora, se non rompere quei patti e quegli accordi che avevi fermati con noi? Né li fermasti per forza, né tirato via inganno, e neanco per partito dovuto pigliare a fretta e furia, che hai bene avuto agio a pensarci su per ispazio di anni 70, nei quali te ne potevi pure andar via, se non ti piacevamo, e se gli accordi non ti parevan giusti. Ma tu né ci mettesti innanzi Sparta, né Creta, le quali tutto dì stai a dire che si reggono con buone leggi, né alcun'altra delle greche città, o barbare. Anzi, di qua mai non ti sei mosso, peggio che i zoppi, i ciechi e gli altri sciancati. Tanto piaceva questa città più a te che a niun altro ateniese, e anche noi leggi. Egli è chiaro, perché a chi piacerebbe una città senza leggi? E ora non vuoi stare ai patti? Sì, se dai retta a noi, o Socrate, e non farai la figura ridicolosa a scappare. Note al capitolo 14. Socrate non ha mai lasciato Atene, mostrando con la sua vita quanto amasse la città e le sue leggi. Non era attratto dai luoghi, né dai paesaggi, ma dagli uomini, dai loro pensieri, dal dialogo. Anche i pochi viaggi che gli vengono attribuiti restano incerti, come quello ai giochi dell'Istmo, forse mai avvenuto. In guerra, invece, fu sempre presente, fedele al suo dovere di cittadino. Quando fu condannato, avrebbe potuto scegliere l'esilio, ma rifiutò, dichiarando di preferire la morte. Fuggire ora significherebbe tradire quel patto, rinnovato ogni giorno, vivendo sotto le leggi della sua città. Pur conoscendo i limiti della democrazia ateniese, non l'abbandonò mai, né scelse altri ordinamenti, come quelli di Sparta o di Creta. Rimanere fu la sua scelta, e con essa il riconoscimento silenzioso del valore di quelle leggi. Ora, a 70 anni, fuggire significherebbe rinnegare se stesso e vivere da straniero segnato dalla fuga. Per un uomo che ha insegnato la virtù, sarebbe una contraddizione troppo grande. Capitolo 15. La coerenza del filosofo. Considera appresso, rompendo questi patti, macchiandoti di tale peccato, qual bene procaccerai a te e ai tuoi amici? Che tu metterai i tuoi amici nel pericolo d'essere sbandeggiati dalla città o di esser privati di tutte le loro sostanze, è chiaro quasi. Quanto a te, poi, se ti rifugirai in alcuna delle città più vicine, come Tebe o Megara, che si reggono con buone leggi tutte due, tu entrerai là, come un che è nemico del loro reggimento, e quelli che hanno a cuore la loro città ti guateranno con occhio bieco, immaginandosi che tu sii un corruttore delle leggi, e raffermerai nell'animo dei giudici
la credenza che abbiano giudicata la tua lite dirittamente, imperocché chi è corruttor delle leggi può ben parere corruttore de giovani e della gentuccia ignorante. Che fuggirai le ben governate città e gli uomini costumati? Ma allora che te ne fai tu della vita? O t'accosterai a loro e appiccherai discorsi come uomo sfacciato? Ma quali? Quelli che facevi qua, o Socrate, cioè essere la virtù e la giustizia e le costumanze e le leggi, cose da tenere in grandissima reputazione? E non credi che allora il fatto tuo sarà una vergogna? Bisogna bene che tu lo creda. Ma tu ti leverai di questi luoghi, anderai in Tessaglia presso agli ospiti di Critone, imperocché ivi è molto grande scompiglio e sregolatezza, e volentieri ti udirebbero forse raccontare in qual maniera ridicolosa tu sii fuggito dalla carcere imbacuccato in un manto o coperto di alcuna pelle o in alcun'altra forma camuffato, come sono usati di fare quelli che scappano, e, di più, con la faccia disfigurata. Ma che tu, vecchio a cui resta da campare più poco, osasti così desiderare avidissimamente di vivere, passando sopra le leggi più sante, non te lo dirà nessuno? Può essere, se tu a nessuno non farai noia, ma se no, Socrate, o quante ne sentirai, delle belle, delle cose indegne fin di te stesso. Tu vivrai, dunque, servendo a tutti e chinando il collo, e come te la passerai in Tessaglia, satollandoti ai banchetti di questo e di quello, come se tu fossi andato colà apposta per mangiare, e quei bei discorsi sulla giustizia, sulle altre virtù, dove sono andati? Ma vuoi campare per via dei figliuoli, per nutricarli e ammaestrare, che in cotesta maniera li nutricherai tu e ammaestrerai, menandoli in Tessaglia, facendoli forestieri, acciocché abbian da te anche questo gran bene per sopraggiunta, ovvero questo no, e li lascerai qua ad allevare? Ma credi che vivo te, con tutto che lontano da loro, ei s'alleveranno e si tireranno su meglio. Dirai, i miei amici cureranno di loro. Bella, se te ne parti alla volta della Tessaglia, li cureranno, e se te ne parti alla volta dell'altro mondo, non li cureranno. Va là, se è da aspettare alcun bene da quelli che si dicon tuoi amici, fidati. Note al capitolo 15. Socrate sa che la fuga metterebbe in pericolo i suoi amici, esponendoli a punizioni e sospetti, ma questo non è il motivo principale della sua scelta. Il primo dovere resta verso le leggi, che non possono essere violate senza tradire se stessi. Fuggendo, egli apparirebbe come un uomo capace di infrangere ogni legge, diventando straniero e sospetto ovunque. Così la condanna ingiusta subita finirebbe per sembrare giusta e i suoi giudici verrebbero assolti dal loro errore. Ma Socrate non vuole questo, accetta la propria sorte, lasciando agli altri il peso della loro ingiustizia. Se fuggisse, dovrebbe vivere tra uomini che non comprendono la virtù, e ogni suo discorso diventerebbe una contraddizione. La sua fuga apparirebbe ridicola, indegna della sua vita, segnata dalla ricerca della verità. Vivrebbe da uomo piegato, incapace di sostenere lo sguardo degli altri, lontano da ciò che ha sempre insegnato, e anche la vita stessa, ridotta a piaceri e bisogni, perderebbe ogni valore. Quanto ai figli, portarli con sé sarebbe un danno, lasciarli non cambierebbe nulla, gli amici li crescerebbero comunque. Così anche questo motivo cade e nulla resta che possa giustificare la fuga.
Capitolo XVI. La decisione finale. E però, Socrate, dà retta a noi, alle tue nutrici, dei figliuoli, della vita e d'ogni altra cosa che sia nel mondo, non volere tu far più conto che del giusto, acciò che, disceso nell'Ade, tu abbi tutti questi argomenti da esporre in cospetto di coloro che tengono laggiù imperio, perché quassù egli è palese e a te e ai tuoi, che ciò che tu intendi fare non è il tuo meglio e non è la cosa più giusta né più santa, e né anco sarà il tuo meglio laggiù. Sicché se tu ora muori ingiuriato, non da noi leggi, ma sì dagli uomini. Ma se tu fuggi, pagando così vergognosamente ingiuria con ingiuria, male con male, i patti e gli accordi da te fermati con noi rompendo, e chi meno si convene offendendo, cioè te medesimo e amici e patria e noi ti staremo in collera, insino a tanto che tu avrai fiato, e laggiù le nostre sorelle, le leggi d'inferno, non t'accoglieranno benignamente, sapendo che ti sei provato di abbatterci e di umiliare quanto potevi. Onde non ti lasciar sobillare da Critone, che tu innanzi faccia quello che dice egli che quello che diciamo noi. Note al capitolo 16. Le leggi concludono il loro discorso con tono amorevole e materno, come guide che hanno sempre accompagnato Socrate. Esse lo invitano a restare fedele a ciò che ha sempre insegnato, che il bene supremo dell'uomo è la giustizia e la virtù. Così, anche davanti alla morte, egli potrà presentarsi senza timore al giudizio dell'Ade, dinanzi ai giusti che governano laggiù. Se invece scegliesse la fuga, si macchierebbe di ingiustizia e porterebbe con sé quella colpa anche oltre la vita. Meglio dunque morire da uomo giusto, anche se colpito dagli uomini, che vivere da ingiusto, tradendo le leggi e se stesso. Le leggi della terra e quelle dell'Ade sono unite. Entrambe riconoscono e giudicano chi le rispetta e chi le tradisce. Per questo Socrate non deve lasciarsi ingannare da ciò che appare giusto, ma restare saldo nella vera giustizia. Capitolo XVII. La pace della coscienza. Queste cose, mio caro amico, sappi bene che gli pare così a me di sentirle, come pare ai coribanti di sentire i flauti. E dentro me ancora il suono di queste parole rimbomba, sì, che mi fa tutt'altro esser sordo. Dunque, Critone, tu sai ora come penso. Se mi vuoi contraddire, è fatica gittata la tua. Ma se credi di potere altro, di. Socrate, non ho che dire. Dunque, Critone, lascia stare, andiamo pure per questa via, che è quella per la quale ci mena Iddio. Note al capitolo 17. Socrate sente la sua decisione come una voce interiore profonda, simile a un eco sacro che continua a risuonare dentro di lui, come i coribanti, che dopo i riti odono ancora i flauti. Così egli percepisce i richiami delle leggi, come una guida viva e presente. Questa ispirazione non è nuova, ha accompagnato tutta la sua vita, orientando le sue scelte, la sua ricerca e la sua stessa sapienza. Ora, nel momento decisivo, Socrate resta fedele a quella voce, riconoscendola come volontà divina. Così, come ha vissuto, anche morirà in obbedienza a ciò che sente giusto, affidandosi serenamente al volere degli dei. Epilogo. E così, nel silenzio che segue le parole, resta una scelta che non vacilla. Socrate non fugge, non perché non possa, ma perché non vuole tradire ciò che è giusto. Di fronte alla vita sceglie la coerenza.
Di fronte all'ingiustizia sceglie di non diventare ingiusto e mentre tutto potrebbe salvarlo, egli resta fedele a una voce più profonda di ogni paura. Non è la morte a guidarlo, ma la verità. Non è la rassegnazione, ma la consapevolezza. Così il suo ultimo passo non è una rinuncia, ma un compimento, perché vivere davvero, insegna Socrate, non è evitare la fine, ma restare giusti fino ad essa. Se questo viaggio nel pensiero di Socrate ti ha lasciato qualcosa, puoi sostenere il canale con una semplice iscrizione. Beneis Onde Letterarie. Continua a dare voce ai grandi testi senza tempo. Grazie per l'ascolto e a presto.